Eccoci qua, ciao ragazzi, bentornati nel canale Savage Gear Salto Italia e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutti bene. Io sto bene, quest'oggi andiamo a fare un video un po' differente. Andremo ad analizzare quelle che sono delle situazioni classiche che possono succederci nelle nostre pescate. Ovviamente la pesca non è una scienza esatta, quindi questi sono soltanto degli esempi, poi potrebbero essercene altre decine se non centinaia. Però per non fare troppa confusione cominciamo ad andare ad analizzare queste situazioni, a vedere un po' come a volte il pesce reagisce a seconda delle stagionalità, dello stato del mare, della nostra animazione e proprio del suo momento di attività, e andremo un po' appunto a vedere questi esempi. Prima di farlo vi invito ad iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati, like eventualmente se il video sarà di vostro gradimento. E adesso iniziamo subito con questa prima clip che sta già scorrendo nel video. Allora, questa era una giornata, me la ricordo ancora bene, di inizio inverno. Qua ero in uno spot vicino dove abito, di circa una ventina di metri, quindi assolutamente uno spot non estremo. Giornata, come potete vedere, con mare abbastanza calmo. C'era un vento laterale non fortissimo, ma comunque era tutto sommato una situazione abbastanza di calma, non c'era un granché di onda. Come potete vedere qua era già tardo pomeriggio, saranno già state circa le 4 di pomeriggio, e pescavo dalla mattina, non avevo assolutamente sentito nulla. Era però una di quelle giornate dove a volte mi interstardisco e voglio assolutamente riuscire ad avere uno strike. A volte non ce la faccio, a volte, come in questo caso, sì. In questo caso, a forza di insistere, sono riuscito poi alla fine ad ottenere uno strike. Cosa succede? Succede che però nelle giornate come queste, ovvero dove l'attività è bassissima, dove veramente non si riesce a vedere mezzo pesce, spesso e volentieri, per esperienza, vi dico che la volta che si riesce ad ottenere uno strike, 9 volte su 10 si slama. Il pesce si slama perché non è un pesce attivo, non è un pesce che caccia, e quindi va semplicemente magari a dare una testata, o semplicemente va ad avvicinarsi al jig per spingerlo via, perché magari è una questione di territorialità e quindi il predatore cerca semplicemente di allontanare quello che è un intruso, e si va ad appuntare magari lateralmente con gli assist. Come potete vedere, recupero abbastanza lento, molto tecnico, con jerkate molto molto ravvicinate. Ecco, avete visto, strike, ferrate, una buona dose di ferrate, pesce sempre in tensione. Inizio il pompaggio, combattimento che sembrava andare nel migliore dei modi. Recupero sempre in tensione, quindi non ci sono stati da parte mia degli errori. Adesso guardate, pesce che mi viene incontro, probabilmente era una ricciolotta, non un pesce. Vedete? Qua adesso mi sta venendo incontro, faccio fatica a tenere ancora la tensione perché è un pesce che veramente nuotava velocissimo verso di me. Ora rimetto in tensione, continuo il combattimento, slamato. Queste sono le situazioni classiche in cui il pesce appunto non è attivo, attacca magari per territorialità, e ovviamente si punta magari solo un'ancoretta nell'esterno della pelle e la slamata è dietro l'angolo. In anni di pesca mi sono accorto che quando ci sono giornate così, che appunto il pesce non è attivo, spesso e volentieri, se riusciamo ad ottenere uno strike, la slamata è dietro l'angolo, perché appunto non sono pesci che attaccano in maniera decisa. Quest'altra clip, situazione completamente differente, mare in salita, un vento laterale abbastanza sostenuto. Come potete vedere qua, recupero più veloce, anche più deciso, e strike anche qua, boom, molto molto deciso. Pesce che in questo caso, vista la giornata, vista la situazione di schiuma e mare leggermente mosso, era sicuramente un pesce attivo, un pesce che era entrato in caccia probabilmente in quegli istanti, quindi ha deciso di mangiare, di attaccare il nostro jig
in maniera appunto molto decisa. Qui sto utilizzando una SGS 6 da 30-100, come jig un sardine slider da 100 grammi, e adesso quando andrò appunto a fare vedere la lamata, il particolare della lamata, potrete vedere appunto doppia allamata. Vedete, entrambi i jig sono, entrambi gli assist sono nella bocca del pesce, perché il pesce è andato a attaccare in maniera molto molto decisa. Andiamo a vedere adesso quest'altra clip, la terza clip. Anche qui situazione di mare in discesa, mare che da mosso si stava calmando, c'era ancora un leggero residuo d'onda su poco fondale. Qui ci sarà stato circa un 5 metri, quindi vedete stavo recuperando a mo' di a canna bassa, e lo strike arriva proprio nel momento del cambio, come avete potuto vedere, del cambio dell'inclinazione della canna. Qua si tratta di un piccolo alletterato, qua sto utilizzando la SGS 6 da 60-150 e un sardine slider anche qua da 100 grammi, piccolo alletterato. Però anche qua andremo a vedere appunto che l'allamata, entrambi gli assist sono stati risucchiati dal pesce, quindi un pesce che è andato ad attaccare in maniera decisa. Questo ci fa capire che era una giornata in cui il pesce era attivo. Infatti oltre a questo pesce in quel giorno lì ho avuto altre catture. Quando il pesce appunto è in questa modalità che vuole attaccare e vuole farlo in maniera decisa, andate tranquilli che non si fa troppi problemi. Infatti vedete, doppia allamata. Questo era un pesce che appunto senza fare fotografie, senza stressarlo troppo, ho provato a rilasciarlo, mi sembrava tutto sommato in buone condizioni. Andiamo ora a vedere la quarta clip, giornata autunnale, assolutamente di bonaccia, calmo, mare calmissimo, zero vento, colore dell'acqua leggermente torbido. Stavo animando in una maniera abbastanza decisa. Questa è una giornata che si è visto già dai primissimi lanci che c'era un'altissima attività dei pesci, e pensavamo appunto che sarebbe durata per diverse ore, mentre in realtà è durata circa solo una mezz'ora. In questa mezz'ora abbiamo avuto diversi attacchi, diversi strike. Come potete vedere, questo strike che ho avuto su un recupero decisamente frenetico è stato davvero molto violento, tant'è che ma anche sbilanciato, nonostante si trattasse di un pesce di taglia piccola, di taglia medio piccola, perché comunque una cernia, le cernie dorate non raggiungono sicuramente le taglie della cernia bruna, però appunto era un piccolo pesce che nonostante tutto era sicuramente molto attivo, ha attaccato in maniera molto molto decisa il mio jig. E questo appunto lo si capisce anche dal fatto che adesso andrete a vedere il particolare della lamata, doppio assist completamente conficcato nell'apparato boccale, quindi un pesce assolutamente impossibile da slamare. Quando i pesci appunto attaccano bene, lo fanno in maniera decisa, sono pesci che poi sono praticamente impossibili da slamare, perché con la violenza dell'attacco vanno proprio a cucirsi. Ecco, vedete il particolare, pesce inslamabile. Altra situazione sempre di mare abbastanza calmo. Qui stavo utilizzando una stick bait, in questo caso il Castacker da 63 grammi. Nei primissimi metri di recupero lineare, pesce che attacca anche qua in maniera molto decisa. Qua era un alletterato di piccola taglia. Questa è una clip riferita a quest'autunno sempre. Come potete vedere adesso, quando il pesce arriverà sotto, lo lascio un po', diciamo, giochicchiare, perché c'erano delle grosse lampughe che lo seguivano, particolarmente eccitate nel vedere appunto un pesce in difficoltà. Questa è una cosa che succede spesso quando si a pesca. Magari molti di voi sarà capitato, quando vi capita di prendere un pesce magari di piccola taglia, un sugarello o anche un piccolo alletterato, se ci sono dei predatori in giro lo vedono subito che è in difficoltà, quindi magari un barracuda, un serra o anche delle lampughe come in questo caso, cercano appunto di trarne vantaggio e magari dargli una morsicata. In questo caso appunto stavo utilizzando il Castacker. Come potete vedere non c'è stato bisogno di troppi magheggi, un recupero lineare è stato più che sufficiente per ottenere un attacco. Andiamo a vedere adesso quest'altra clip. Anche qua situazione di mare calmo, anche qua situazione
assolutamente una giornata assolutamente con attività davvero davvero bassa, e qui l'attacco, o meglio lo strike, è avvenuto semplicemente in caduta. Una volta che ho messo in tensione il trecciato, il pesce, diciamo, si era già allamato da solo. Queste situazioni, le situazioni ovvero in cui il pesce mangia in caduta, una volta pensavo che fossero solo situazioni di pesce attivo. Invece adesso con gli anni ho cambiato un po' idea, e secondo me le situazioni appunto dove il pesce mangia in caduta possono essere due completamente all'opposto, ovvero o pesce particolarmente attivo o pesce particolarmente fermo, particolarmente apatico. In questa situazione era un pesce particolarmente apatico che ha semplicemente tratto beneficio da quello che sembrava qualcosa di allettante che cadeva verso il fondo. Da cosa riuscite a capire questo? Perché le alamate non sono quasi mai dall'apparato boccale, quindi il jig difficilmente va a trovare un appiglio nell'apparato boccale, perché il pesce in questo caso non aspira, ma semplicemente va, come avevo detto nel primo caso, magari a dare una strusciata, o magari giusto a dare un'occhiata più da vicino a quello che sembra essere qualcosa di particolarmente appetitoso. Infatti vedete, allamata dall'occhio, assolutamente non va a prendere l'apparato boccale del pesce, e questo ci fa appunto capire che non è stato il pesce che è andato a muoversi per cercare di mangiare quello che era il nostro jig, per cercare di attaccare quello che era il nostro jig, ma diciamo va a magari dare un po' un'occhiata più da vicino per curiosità o per territorialità, e poi la sua sfortuna fa sì che passando così vicino resti impigliato, resti agganciato dall'assist, in questo caso poveraccio dall'occhio, ma sono cose che appunto nella pesca succedono, per quanto crude succedono. Quindi ragazzi, abbiamo visto un po' differenti tipologie di jig, differenti tipologie di azioni, differenti tipologie di situazioni che possiamo incontrare nella pesca. Come sempre vi ricordo che sono esempi, poi ce ne possono essere tantissime altre diverse, però insomma abbiamo dato un pochettino un'occhiata, e questo video può finire qui. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.